Porsi le domande esistenziali è giusto? Possiamo porci le domande? Assalamu alaikum, in questo video non andremo a rispondere alle domande esistenziali, bensì in questo video serve solamente a capire se dobbiamo oppure no, se possiamo oppure no farci le domande esistenziali. La risposta può essere scontata a questa domanda qui, però per alcuni o per molti la risposta non è tanto scontata, quindi questo video serve proprio a questo. Quali sono dunque le domande esistenziali più importanti? 1. Come siamo comparsi sulla Terra? Ossia, noi adesso siamo qua sulla Terra. Io sono qua, voi siete là e noi siamo qua. Però come siamo arrivati a questo punto? Perché siamo qua? Appunto, cosa ci facciamo qua? Qual è il nostro scopo in questa vita? Esiste Dio? C'è una vita dopo la morte? Queste sono le domande che l'uomo si pone naturalmente e si pone da parecchi secoli. Per rispondere alla domanda iniziale, se possiamo farci queste domande qua, poniamoci la domanda inversa, ossia perché non dovremmo farci queste domande qua? Qual è il motivo per cui non dovremmo porci queste domande qua e cercare le risposte ad esse? Dice Richard Dawkins, che è uno degli atei più famosi nella storia. What I would say about the question why is, why do you think you have any right to ask it? It's not a meaningful question. If you say, however, why do mountains exist? There are some questions which simply don't deserve an answer. I mean, the question, why do mountains exist? You can give an answer in terms of the geological processes that give rise to mountains, but that's not what you want, is it? You want something about the purpose of mountains. What is the purpose of a mountain? It's a silly question. Doesn't deserve Domandarsi qual è lo scopo in questa vita è una domanda assolutamente senza senso, sciocca, scema, che non merita neanche di essere considerata. E poi fa un errore molto grave, che è quello di fare un paragone, quindi possiamo dire quasi una falsa analogia con le montagne. In realtà non è una falsa analogia, lui ha proprio sbagliato esempio, perché nel video fa intendere che le montagne non hanno uno scopo, ma invece purtroppo per lui le montagne hanno il loro scopo, non sono messe lì a caso, ma hanno tanti benefici sulla terra. Senza di esse, senza le montagne, la vita sarebbe molto difficile sulla terra. Però questo Richard Dawkins non lo sa, perché appunto lui non si fa domande e quindi per lui le montagne sono lì senza scopo, quando in realtà nell'intera natura nulla è senza scopo, non c'è niente nella natura e anche noi stessi senza scopo. Quindi è possibile che tutto abbia uno scopo, ad eccetto di noi non abbiamo uno scopo. Tutte le cose hanno il loro scopo tranne l'essere umano che non ha scopo. Questa è una cosa difficile da capire. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Quindi per queste persone qua noi quello che dobbiamo fare è solamente distrarci da queste domande, dobbiamo occuparci in altro e non domandarci queste domande qua. Quindi in pratica per loro lo scopo della vita è solamente distrarsi. The only way out of it, the only thing you can think of as an artist is to try and come up with something that
will where you can explain to people why life is worth living and is a positive thing and does have some meaning. Now, you can't really do that without conning them, without, you can't be honest and do that, because in the end, it has no meaning. You're living in a random universe, and you're living a meaningless life. So it's very hard to sell someone a bill of goods that there's any good to this. Therefore, my conclusion is that the only possible way you can beat it a little bit is through distraction. You can distract people. So that's what I do. I distract myself, and making movies is a wonderful distraction. These actresses come in and they're worried about their part and their character and how they're going to do it, and that's what they're thinking of. If they weren't doing that, they'd be home or sitting on a beach or something, and they'd be thinking, my God, what is life about? I'm going to get old, I'm going to die, my loved ones are going to die, will I get Ebola? I mean, what is going to happen to me? So the only thing you can do in life is distract yourself so you have some moments when you're not facing reality. That's what happens. You have to Continuare a distrarsi per non pensare alla cosa più tragica, che in questa vita non abbiamo uno scopo. Per loro questa è la cruda realtà. Ora immagina, caro spettatore, di svegliarti una mattina e di trovarti in una nave. Vedi persone che ballano, persone che cantano, persone che pitturano, persone che lavorano, persone che fanno quello che fanno con passione, dedizione. Però poi quando tu ti sei ritrovato lì in quella nave, però non sai come ci sei finito, e quindi chiedi agli altri, ma tu come sei comparso qua? E lui ti dice, non lo so, io sono come te, io non so niente. E chiedi agli altri la stessa domanda, ti chiede, ma perché sei qua? Cosa ci fai qua? E loro non sanno risponderti. Quindi capisci di non essere l'unico ad avere questo problema qua, ma ce l'hanno tutti. Però tu vedi che solamente tu ti poni questa domanda qua, mentre la maggior parte delle persone che sono sulla nave non interessa niente di sapere perché ci fa, dove va a finire la nave, non si fanno queste domande qua, non si fanno domande chi ha progettato la nave, non si fanno domande dove sta andando la nave. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Ma quindi è mai possibile che se uno si sveglia in una nave non può chiedersi come ci si è finito lì dentro? Quindi da ciò possiamo capire che è una cosa normale farsi queste domande qua, e anzi è una predisposizione innata, ce l'abbiamo innata, la volontà di scoprire, la volontà di sapere, perché appunto il fare domande è il motore della conoscenza, se fatte bene chiaramente. E poi un'altra cosa molto più pericolosa, che il non farsi domande è una cosa che va bene fin tanto che rimane la distrazione. Però quando la distrazione finisci di vedere video di gattini su TikTok e immagini, inizia a farti queste domande qua, allora lì è un guaio serio, perché rischi appunto di andare in depressione, di non capire cosa ci fai, e sei perpetuato dalle domande. Infatti poi ti rivolgerai a psicologi, e gli psicologi ti diranno la solita cosa, ti diranno continua a distrarti, perché se smetti di distrarti sarà un problema per te. Quindi guarda intrattenimento, guarda cose che ti divertono e non pensare alle domande. Le domande no, lasciala ai filosofi, lasciali agli scienziati, ai religiosi. Tu continua a distrarti, perché se non ti distrai sarai depresso, triste,
oppure addirittura finirai al nichilismo e non capirai più quali sono i valori per cui tu sei su questa terra. Detto ciò, ora possiamo concludere con una conclusione molto molto forte, con cui possiamo rispondere alla domanda che ci siamo fatti, ossia farsi le domande esistenziali è giusto? Rispondiamo con certezza che farsi le domande esistenziali non è soltanto lecito, ma addirittura è doveroso, è un obbligo morale farsi queste domande qua, perché altrimenti, come abbiamo detto, fin tanto che la distrazione rimane, può andare bene, cioè rimandi il problema dopo, però appena smetti di distrarti, smetti di guardare gattini su TikTok, eccetera, eccetera, allora lì saranno problemi seri, per cui da ciò possiamo capire che farsi le domande è molto 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 importante. E in questa serie di video, se Dio vuole, risponderemo a queste domande in un modo convincente, in modo che vedrai che la tua anima sarà soddisfatta da queste risposte, non come le risposte che danno altri seguendo assolutamente magari nessun metodo, seguendo metodi fallaci che possono darti tutte le risposte che vuoi, però non ti sentirai mai sazio, perché sono risposte inconcludenti, sono risposte vaghe, sono risposte assolutamente non basate su una certezza, non basate su un metodo. Invece le risposte che vedremo in questa serie di video soddisferanno la tua voglia, il tuo appetito al conoscere, e la tua anima sarà nutrita da queste informazioni che si basano sulla certezza e non sulle congetture come fanno altre persone. Ok? Quindi ci vediamo al prossimo episodio, in cui risponderemo alla prima domanda esistenziale che ci siamo posti, e faremo molti video sulla domanda, che è: come è iniziata la vita sulla Terra, come siamo comparsi sulla vita qua sulla Terra, in un mondo in cui l'uomo moderno è tempestato dalla tempesta. Noi aspiriamo ad essere radicati nella scienza. Ma salama.